Facciamo un gioco, indoviniamo per un attimo quale può essere l'auto straniera più venduta in Italia. Avete fatto? Beh, ci voleva poco perché ce l'avevo alle mie spalle. Si tratta infatti della Renault Clio. La vettura che vedete qui inquadrata è il restyling della quarta generazione, lanciata nel 2012, adesso si fa il look di metà vita. Di fatto non è cambiata poi tanto, perché auto che vince non si cambia, come ha dichiarato lo stesso Laurens van den Acker, creatore e designer di questa vettura. Siamo nel cuore del segmento B, il segmento che la fa da padrona, con il 41% delle vendite nel primo semestre del 2016. La Clio è da sempre stata apprezzata in Italia, soprattutto in questa sua nuova configurazione, in questa sua nuova veste. Diamole però un'occhiata più nel dettaglio per capire bene cosa è cambiato con questo restyling. Prima di tutto i fari portano lo Z-Shape, scusate l'inglesismo, tipica firma del designer olandese. Altra modifica che si può vedere così in un primo impatto risiede nella presenza delle cromature nella parte bassa che incastonano al loro interno i fari fendinebbia. Bella poi anche la griglia d'areazione qui sovrastante con il bel logo della Régie cromato e di generose dimensioni, mentre nella parte bassa abbiamo questa bella griglia, questa bella bocca attraverso la quale entra l'aria per raffreddare il radiatore. Lateralmente poi abbiamo questi bei cerchi da 17 pollici diamantati, hanno questa bellissima colorazione che alterna la cromatura al nero lucido e sono veramente interessanti e piacevoli da guardare. All'interno poi possiamo vedere la pinza dei freni. È stata rivista poi anche lievemente la parte laterale della vettura con la cromatura nella parte bassa che tende a salire. Qui possiamo vedere poi dove è affogata la maniglia delle portiere posteriori, soluzione inizialmente inventata dall'Alfa. Anche a retrotreno sono stati pochi ma sapienti le modifiche, soprattutto nella parte bassa con questa riverniciatura del paraurti posteriore, mentre possiamo vedere che all'interno, oltre alla telecamera, possiamo vedere il vano di carico. È un 300 litri classico, 1142 litri nel momento in cui viene abbattuto totalmente, e il sedile posteriore è sdoppiabile nella configurazione 40-60, ormai canonica. Abbiamo qui la lucettina di cortesia e non abbiamo però la presa da 12 volt. La soglia di carico infine potete vedere come si abbassa e possiamo comunque assicurarvi che ci sta veramente quasi di tutto in questa piccola Renault Clio. Vediamo però adesso come si sta al volante della segmento B della casa francese. Prima di tutto, come potete vedere da voi, io che sono alto 1,90 m sto davvero comodo, non ho nessun problema a raggiungere i comandi. Il volante è regolabile praticamente in ogni direzione, mentre il sedile è ben avvolgente ed è regolabile chiaramente ancora a livello manuale. È stato rivisto infine anche il vano porta del restyling della Renault Clio, e qui invece in basso possiamo vedere queste belle casse Bose che fanno parte dell'allestimento Intense del quale siamo noi alla guida quest'oggi. Proseguendo poi nell'analisi, abbiamo questa bella plancia con plastic finalmente soft touch che danno idea sì di materiali robusti e pensati per durare, ma che allo stesso tempo possono offrire quella piacevolezza al tocco. Centralmente a sviluppo verticale abbiamo il cuore dell'abitacolo, ovvero questo bel piano black all'interno del quale possiamo trovare il display del sistema di infotainment R-Link da 7 pollici, attraverso il quale è possibile visionare praticamente ogni comando dell'auto. Nella parte bassa poi abbiamo il sistema di climatizzazione, un piccolo stipetto dove posizionare portafogli, chiavi di casa, tutto quello che volete, l'accensione, il cambio manuale a 6 marce, che è una delle novità di quest'auto, ma ve ne parleremo in un secondo momento quando saremo alla guida. E poi abbiamo questo bracciolo che sinceramente non è che sia molto capiente. Come potete vedere abbiamo i nostri occhiali da sole e il nostro smartphone, e oltre a quello non sarebbe possibile farci stare molto altro. Vedremo poi se sarà di intralcio o meno alla guida. I sedili, ripeto, trattandosi dell'allestimento Intense, sono i più ricchi che si possono trovare a bordo della Renault Clio. Sono in pelle mista a velluto, con il velluto nella parte centrale. È traspirante nonostante siamo in estate e nonostante faccia davvero tanto caldo qui nei paraggi di Bordeaux. Non abbiamo sudato oltre quanto sarebbe stato ragionevole farlo. Il volante invece appare davvero sportiveggiante, molto basso, con la bella razza delle ore 6 veramente larga, e tutti i comandi dell'infotainment sono posizionati classicamente alle 9:15. Centralmente poi abbiamo il tachimetro analogico e a sinistra il contagiri, mentre a destra l'indicatore del carburante.
Vediamo però adesso come si sta sui sedili posteriori. Basta come risposta. Io se devo viaggiare con il sedile un attimino più avanti, quando guido non ho difficoltà nel farlo, però se siete alti 1,90 m e dovete stare dietro per i lunghi viaggi, la situazione diventa veramente difficile se la persona che guida e se la persona che sta davanti a voi ha la mia stessa dimensione. Per quanto riguarda l'aria sopra la testa ne ho un po'. Sinceramente ragazzi, siamo in una segmento B, sono io che sono molto alto, sono anche molto esigente, però sinceramente per i lunghi viaggi non so se opterei per questa tipologia di vettura. L'abbiamo visto in questa prima presa di contatto, adesso non ci resta altro da fare che metterci nuovamente al volante e vedere come va il nuovo propulsore da 1,2 litri e 120 cavalli. Vera libidine, andiamo a scoprirlo. Ed eccoci finalmente al volante del restyling della quarta generazione della Renault Clio. I cambiamenti, come abbiamo visto, sono puramente estetici perché di meccanica la vettura è rimasta pressoché intatta, salvo l'introduzione del cambio manuale a 6 rapporti, in accoppiato a questo generoso e, lasciateci dire, ottimo propulsore da 1,2 litri e 120 cavalli che sembra davvero cucito su misura per questa macchina. Pensate, appena una tonnellata e 140 kg per 120 cavalli, un rapporto peso-potenza veramente di tutto rispetto. Iniziamo col dire che la posizione di guida è molto buona, io domino bene la strada nonostante sia davvero molto alto, e il volante lo riesco a raggiungere molto bene anche per via delle numerose regolazioni che possiamo effettuare con lo sterzo. La zona lombare è molto ben sostenuta e ciò si apprezza anche in questi lunghi curvoni che stiamo affrontando noi adesso. Molto buono e molto ben riuscito anche lo sterzo, che ricordiamo vanta un servo sterzo di natura elettronica. La visione di guida è molto buona sui 360 gradi, lo specchietto retrovisore dà veramente un'ottima indicazione di ciò che abbiamo alle nostre spalle. È chiaro, per le manovre più difficoltose, per i parcheggi più a filo come possiamo fare nelle grandi città italiane, c'è la bella introduzione della retrocamera posteriore. È una vettura, la Renault Clio Restyling, che si presta ad essere utilizzata pressoché in città come seconda macchina, ma volendo anche la si può utilizzare per viaggi medio-lunghi se non si è in più di 3 persone. Il bagagliaio è abbastanza capiente per la categoria, per il segmento B, ricordiamo è un 300 litri con i sedili posteriori in posizione rialzata e si raggiungono i 1142 con i sedili abbassati. Dicevamo, è una seconda macchina pressoché ideale, è la macchina straniera più venduta in Italia e ciò è veramente un vanto per Renault. Pensate che nel corso dei suoi anni tutte le varie 4 generazioni di Renault Clio hanno raggiunto e superato abbondantemente i 3 milioni di unità vendute. Il propulsore è molto pastoso, nonostante si tratti appena di un 1200, non arriva neanche a 1200, 1197 cm3 per essere zelanti. La sovralimentazione del turbo gli consente di essere veramente molto sprintoso e brillante praticamente in ogni condizione, dalla partenza bruciante allo stop sino ai lunghi spunti in autostrada. Anziché puntare sulla versione diesel, quindi vi consigliamo di tenere d'occhio anche la versione TCE. Se proprio dovessimo trovare un leggero difetto al restyling di questa Renault Clio, potrebbero essere i frusci aerodinamici che si sentono un po' troppo forse durante i trasferimenti autostradali. Per quanto riguarda invece i consumi, non siamo rimasti molto parchi con il pedale del gas in queste nostre prime impressioni, e possiamo dirvi però che rimanendo comunque in maniera un po' più parca con il piede destro sul pedale dell'acceleratore, si riescono tranquillamente a percorrere i 16 km con 1 litro di benzina. A chi ci sentiremo di consigliare questa Renault Clio? Beh, sicuramente a tutti coloro che stanno cercando una seconda macchina dotata di quel giusto pizzico di pepe in più che possa anche consentirgli di divertirsi, oltre anche a qualche viaggio medio-lungo. È una macchina che si adatta molto bene alla città, una macchina che si adatta molto bene ai tratti extraurbani, e sicuramente ci sentiamo quindi di consigliarla, soprattutto in questa nuova motorizzazione 1200 da 120 cavalli. Concludiamo queste nostre prime impressioni parlandovi dei prezzi. L'allestimento che abbiamo provato noi oggi, l'Intense, è veramente il top di gamma. Gli allestimenti sono 3, Easy, Zen e appunto Intense. Questa nostra auto costa da listino 17.850 euro. Per chi volesse spendere qualcosina di meno, i prezzi partono da 13.850. Per questo nostro video di prime impressioni al volante del restyling della quarta generazione di Renault Clio per oggi è tutto. Voi, mi raccomando, fateci sapere sempre quello che pensate di quest'auto e di questo video nei commenti qua sotto al video di YouTube, sulla pagina di Facebook, sul profilo Twitter e naturalmente al sito internet automoto.it. Noi ci vediamo alla prossima auto, ciao a tutti!